molto brava e rimango tranquilla. Di mamma sono l'angelo e papà mi chiama la sua pupilla. Ma se faccio i capricci e rispondo sgarbata, per mamma sono il diavolo e per papà una gran maleduca. Ora io vorrei chiedere a voi, perché io sono troppo giovane. Non ti ho chiamato per la colazione, volevo solo sapere chi ha suonato alla porta sul retro. Era quella ficcanata di Mrs. Bates che sbrodolava sul tuo film alla TV di ieri sera. Ah, davvero? Le è piaciuto? È davvero? Le è piaciuta? Ha detto di sì. Sai, mi ricordo che quando uscì in prima visione la critica ne fu entusiasta, lo definì addirittura superlativo. Fece un film anch'io quell'anno. Sì, mi ricordo, era il 1934. Facesti quella commedia diretta da Lloyd. Ti sbagli. Era un sentimentale. La lunga notte. Marty McDonald disse che era il mio film migliore. Non fu mai distribuito negli Stati Uniti. Feldman mi disse che era mortificato. Mi ricordo che la compagnia ebbe una battuta d'arresto e lui disse che non avrebbe potuto farcela. Tutte frottole. Fu una stagione d'oro. Solo che non volevano distribuire i miei films. Erano tutti troppo occupati a girare quei palloni cinesi che facevi tu. Ho capito, Blanche Hudson! Viva e stella amata del cinema! Miss Rottame e rudere del cinema che appena suona il campanello crede che tutto il mondo debba sdraiarsi ai suoi piedi! La prima colazione! Certo! Abbiamo studiato una dieta apposta per lei, Miss Hudson. Cambiatevi veloce. Rapide però, per cortesia, veloci. Sì, un attimo. Sì,
calma, eh. Guarda, fatto, scusami. Veloci ragazze, non abbiamo tutta la serata? Sì, arriviamo. Eccoci, sì, mi infilo le scarpe, arrivo, Guarda, io se volete mi cambio anche sul... Ecco. Bionda, quando vuoi, eh. No, è solo che non c'è tanto spazio qua, è un po' ostico, insomma, però arrivo, un attimo. Oddio. Sì, arrivo. Eccomi. Oh, che difficile. Adesso non c'è più nessuno. Dai ragazzi, non abbiamo tempo da perdere. Le altre sono già arrivate? Sì. No, ma anche senza le altre, guarda, ci siamo, Non lo so, abbiamo la fila qua. Ecco fatto. Ok, Tizi. Arrivo. Eccomi. Scusa, ma come ti sei vestita? Avevamo detto nero formale. Scusa, di che colore è questo? È nero, ma che c'è? Quindi. Sono pronta. Ok, allora. Oh, ma io ti conosco a te. Sì. Sì. Tu non sei la nipote dell'avvocato De Sogus? No. No. Mirko, cioè la nipote dell'avvocato è giovane. È vero, scusa, ho sbagliato. È totalmente un'altra cosa. Va bene, allora dunque, interessante. Come mai abbiamo scelto questo pezzo? Beh, intanto ci sembrava un bel dialogo, vero? Sì, un dialogo che rispecchia anche i nostri caratteri. Non proprio, però è stato bello inabissarsi. Inabissarsi. Sì. Ecco appunto. In che senso? No, niente, dai. Lascia. Allora, dunque, questo era un film. Questo era. Chi ha incastrato Roger Rabbit? Che ha incastrato Roger Rabbit. No, aiutami. Non lo so. Che fine ha fatto Baby Jane? Giusto, certo, perché il film ci racconta la storia di due sorelle, noi cerchiamo due sorelle, c'è una logica, ci sta, Sì, bene, sì. ci sta. Brave. Pensavamo. Sì, ecco. Ma scusa, ma vi siete presentate come un duo? Sì, perché noi siamo un duo, lavoriamo insieme da tanti anni, però ecco, diciamo che siamo aperte anche a nuove esperienze, a lavorare. Però di base quello che abbiamo pensato è che se due attrici già si conoscono, già sono molto affiatate, sono abituate a lavorare insieme, è più facile per tutti, soprattutto per il regista. Dai, perché tu fai regia. No. Ecco, infatti. Vabbè, scusami, abbi pazienza. Cioè, cosa vuol dire? Ecco, infatti, forse un'attrice professionista non può rendersi conto di che cosa può essere utile o inutile a un lavoro. Cioè, scusa, chi? Nervosetta oggi? Non so, io non mi prenderei troppe confidenze. No, Ok. dai, facciamo, non esageriamo. Allora facciamo così, facciamo tu che sei così intraprendente, così sicura. Allora, tu... No, allora, io non sono né intraprendente né sicura. Insiste pure, guarda, proprio simpaticissima. Vabbè, tanto qualsiasi cosa io dico adesso verrebbe... Forse stiamo iniziando col piede sbagliato. Forse. Ma no, dai. Facciamo così, ho detto noi. Ci andiamo a prendere un caffè. Ok. Ci andiamo a prendere un caffè e voi nel frattempo mi preparate una proposta, però singola. D'accordo? Singola, perché comunque vi ricordo che noi stiamo cercando una sola attrice, no? Così non vi create illusioni. Magari li prendete tutte e due, no? No. Beh, Cioè, andiamo. io te l'avevo detto che non la dovevamo fare questa cosa. Beh, Adesso ce ne andiamo, Cosa vuoi che ti dica? Io non me l'aspettavo, io comunque di questo lavoro ho bisogno, ecco, sono 15 cose ben pagate, cosa vuoi che ti dica? No, io ne ho bisogno. Io non voglio sottostare a questo genere di violenze.
Tiziana, scegli. Perché mi metti sempre in questa situazione? Scegli. Scegli. O preferisci pagare i conti o preferisci rispetto per te stessa. Queste cose fanno schifo. Andiamocene. Veloci. Dai. Bene, allora, ragazzi, siamo una calmata? Sì. Benissimo. Sì. Allora, ho portato un caffè e una camomilla per la bionda. Sto scherzando, non vi ho portato niente, i caffè sono solo per noi. Dunque, allora abbiamo deciso che cosa facciamo? Allora, io canto. Sì, io canto perché sono una cantante. Ho studiato tutti i tipi di canto. Io canto classico, canto lirico, canto anche la canzone napoletana. Lirico è il mio forte. Sentito? Oppure jazz, faccio anche tutto un pezzo di jazz, tipo faccio l'imitazione di Paolo Fresu. Sì. E la canzone napoletana è il mio forte. Catarin, perché mi dici sti parole? Va bene, grazie. La Bruna? Io ballo. È un'idea un po' travolgente che mi è venuta lì per lì mentre stavate uscendo e ho pensato, ma sai che c'è? Faccio una coreografia. Scusa, avevamo detto che avremmo tutte e due cantato Scusa, una sto canzone. parlando io. Ok. Faccio una coreografia e che cos'è però? È una mia coreografia del 98. Voi direte. Scusa, avevamo detto che avremmo... Scusa, questo è il mio spazio. Ok. Del 98. Voi direte, ma che datata questa coreografia? E invece no, perché è attualissima. È una Scusa, coreografia che avevamo parla... detto che avremmo che avremmo cantato tutte e due. Parla con la mano? È una coreografia che parla di donne, parla di attualità, sembra che invece no, è proprio... vi dico il titolo? Sì. Sì, dai. Me. Myself. Only me. Where? Here? Maybe not. There? I don't know where. Where? Just me. But suddenly, poof, jets explosion. I feel it. I got it. Why? I don't know. I don't care. Right here. Right now. Sì, vabbè. Sì, vabbè, ce lo puoi anche ripetere? Of course, me. Va bene, ok, Vabbè, questo è il titolo, va bene, ho capito. Allora, Vabbè, quindi com- Nico, cominciamo cominciamo con danza, cominciamo con Mirella, giusto? Michela. Vabbè, la stessa cosa. Cominciamo con te, mi fai vedere questo pezzo. Anzi no, cambio idea. Facciamo prima un breve colloquio singolo. No, Mirko, cosa Sì. c'entra il colloquio singolo? Facciamo prima il Cioè, breve facciamole provare, poi magari, insomma, le vediamo, le proviniamo. Abbiamo 14 persone da vedere in 3 giorni. Mirko, per favore, cerchiamo di stringere i tempi. No, ma io voglio parlarci con queste ragazze, voglio capirle, perché devi capire che c'è qualcosa in loro che mi attrae, c'è qualcosa che mi respinge. Cosa mi attrae? Cosa mi respinge? Non lo so, devo capirlo, dai. No, allora, no, Mirko, queste sono ingestibili, sono polemiche, ma le sentite, rispondono pure, eh? Mirko, io non le voglio sul set. Dai, cerchiamo di fare veloce, stringiamo i tempi, che abbiamo altro da fare, dai, per favore. Hai letto l'ultimo libro di Jolaschi? Te la ricordi la metafora della formica? Allora, sono arrivata a pagina 15, perché cioè, comunque sto sempre lavorando, Mirko. La formica che tende alla mela. La formica, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? La formica è la La vocazione. Vocazione. Quindi dobbiamo capire. Io devo capire, voglio capire, mi interessano, voglio capire, dai, e poi ci dobbiamo anche divertire, dobbiamo capire fino a che punto loro sono disposte a lasciarsi andare. Facciamo il breve colloquio singolo e cominciamo da te.
quando eri bambina, cosa volevi fare da grande? Allora, io volevo fare la ballerina, la cantante, l'attrice, ma infatti poi ci sono riuscita, ma sono stata, diciamo, vittima del fascino di un telefilm che davano il pomeriggio, si chiamava Fame, ve lo ricordate? Fame, I'm gonna live forever! Ecco, io guardavo quello e volevo fare tutto, l'attrice, la ballerina, la cantante, e poi ci sono riuscita, sono diventata una performer. Sai anche recitare? Sì. Beh, io da grande volevo fare il Papa. Ma il Papa di Roma? Beh, quello c'è. E come ti definiresti come attrice? Poliedrica, straordinariamente versatile, io faccio tutto, ecco, sono anche molto inclusiva, cioè, io faccio gruppo sul set, io sono una garanzia proprio di lavoro serrato, serratissimo, però se non mi portate almeno 3 caffè, ecco, io non riesco a carburare. Ma come attrice io mi sento straordinaria. Tutto qui? Perché c'è altro. Senti, la tua collega come la definiresti? Ma allora, Tiziana è carina, generosa, buona. Ecco, diciamo che tecnicamente lei un po' zoppica, fa proprio fatica. Per questo ci sono io però, che sono proprio la spinta propulsiva del duo. Michela è favolosa, Michela è tipo Jerry Lewis, tipo Jim Carrey, fa tanti personaggi, è poi eclettica, è molto istrionica, però ecco, diciamo che tecnicamente è un po' una spanna sotto di me, diciamo un po' molto. Io faccio di tutto per, insomma, non far vedere, insomma, questa sua mancanza, infatti io sono la spinta propulsiva del duo. Ma voi avete sempre lavorato assieme? Sì, però insomma, non è che ci dispiace fare delle esperienze singole, però sì, lavoriamo sempre insieme. Ecco, no, per fortuna no. Devo dire che, vabbè, io ho iniziato molto presto, ho fatto tutto un percorso italiano contemporaneo con i Motus, i Raffaello Sanzio, poi, vabbè, lascio l'Italia perché basta. Vado prima con le Cirque. Du Soleil. Vado con le Cirque, bellissima esperienza, 5 anni di tournée fantastici, lascio le Cirque perché poi a un certo punto basta e vado in Spagna con la Fura del Baus. Claro che sì. Vado con la Fura, bellissimi, però anche loro, mamma mia, ripetitivi, proprio non se ne poteva più, dopo 3 anni ho mollato, perché? Perché in Spagna incontro Sylvie Guillem. Sylvie Guillem, facciamo questa coreografia pazzesca, un pezzo esagerato di entrambe, andiamo in tournée per diversi anni, poi Sylvie viene chiamata non mi ricordo più dove, fatto sta che lei aveva però chiuso un accordo con l'Accademia di Vienna, quindi mi dice no Michel, j'ai close l'accordo con l'Accademia di Vienna, por favor, va tu all'Accademia di Vienna, va tu, je non posso. Così, sì. Le dico, vabbè Silvi, ti sostituisco, vado io, mamma mia, un carcere, no, sai che c'è? Ho pensato, mi faccio un anno sabbatico in Sardegna. Vado in Sardegna, esatto, e incontro Tiziana, che lei all'epoca stava però ancora studiando danza, questo scoglio in mezzo al Mediterraneo. Tu sei molto più brava, questo lo sai. Sì, Lo so. Si vede molto? Senti, ho una curiosità. Vorrei sapere se tu per caso hai figli, un marito, fidanzato, animali domestici. Allora, io sono felicemente divorziata. Adesso,
Diciamo che mi sono tolta tutte le soddisfazioni, uomini, donne, nani, tutto. Diciamo che posso essere definita, diciamo, un gender fluid. Sì, ma adesso tu stai con qualcugno? Sì, adesso ho un marito bianco, cis alfa, molto focoso. Sì, sono molto felice. Sì, tra l'altro stiamo anche cercando un bambino. Bambino? No, perché per noi i bambini sono un problema. No, ma non l'abbiamo trovato. No, non l'abbiamo trovato, no, per carità. No. E ti dirò anche che, insomma, lui non lo sa, ma io ho anche cominciato la pillola. Ma allora io no, non ho amici, non ho parenti di nessun tipo, non ho cugini, fratelli, i miei genitori per fortuna sono morti da poco perché io ho sposato il mio lavoro. Grazie teatro. Abbiamo un rapporto bellissimo, siamo molto affiatati, abbiamo una casa in campagna, 2 Labrador che si chiamano Cine e Presa. Sì, no, sono veramente molto affiatati fra loro, bravi, dolcissimi, obbedienti, fanno tutto quello che gli dico io. Poi non c'è problema, ecco, perché io i cani li mollo alla mia dog sitter Cinzia, sì, non c'è problema. Non credete a questa storia della dog sitter? La dog sitter Cinzia non esiste, nessuno l'ha mai vista. Questi cani sono terribili. Dopo 2 minuti ce li ritroviamo sul set e poi non mi ha dato. Cine, presa, mi ha proprio presa il Comunque, quando Cinzia è malata e non è disponibile, c'è mia mamma. La madre è stronza e pure cieca. Sì, è un attimo. Lei lascia questi cani a questa donna disabile che riesce a vedere, e lì è un turbinio di situazioni, ce li ritroviamo sul set, viene suo marito che ha bisogno delle necessità assurde, le chiede di tutto, insomma, Tiziana può durare su un set al massimo 24 ore. Sei disponibile a spostarti anche per lunghe trasferte? Ma certo, perché io ho Cinzia e poi c'è mia mamma, sì, non c'è nessun problema. Io sicuramente sì. Tiziana non credo, perché la mamma disabile non ha mai voluto una badante, non vede completamente, cioè non vede proprio. Poi ci sono questi cani, come vi dicevo, li ritroviamo sul set, lei, il marito non può stare senza di lei per più di 48 ore, alla fine della fiera non spetta a me a dirlo, io posso parlare solo per me, io sì. Senti, ma tu sei disposta a cambiare look? Per questo lavoro ci servono attrici poliedriche. Ma certo, io ho tatuaggi, vedete, ho piercing nascosti, poi cambio il colore di capelli dai tempi delle medie, non è un problema. Ecco, magari questo biondo grano ci tengo un pochino. Ma sì, anzi, magari, a me piacerebbe moltissimo. Tiziana mi costringe a fare la brunetta del duo, la bionda Mora, tra l'altro una roba di un sessismo becero. No, io sono abituatissima, guarda, ti dico, l'ultimo spettacolo che ho fatto avevo un pene posticcio, quindi nessuna difficoltà. Ti vedo che hai molti tatuaggi, ma si possono nascondere? Certo, si possono nascondere benissimo, tra l'altro c'è un fondotinta bifasico che funziona benissimo. Sì, ma questo fondotinta lo porti tu, no? Perché la produzione proprio non è in grado di accollarsi queste spese. Va bene. Ah, aspetta un po'. Lo compra lei. Ma io nella vita ho scelto la chiarezza, vi dico, i tatuaggi non si possono cancellare, non credete a chi vi dice questa cazzata del fondotinta bifasico perché non funziona, però
del resto, avete visto che faccio, non posso fare la ragazza della porta accanto, cioè i tatuaggi ci stanno, io posso giusto fare parti della cattiva. Senti, allora me la togli dalla parte di suora buona No, suora buona. e neanche panettiera generosa. No, panettiera generosa. Senti, vedo qua nella tua scheda che hai fatto cinema, fiction, anche dei commercial, ma dove li posso vedere? Hai uno showreel? Allora, sì, no, cioè sì e no, cioè tra 4-5 giorni me lo consegnano. Vabbè, non ce l'ha. No, ce l'ho, però datemi un po' di tempo. Per il resto, se voi digitate il mio nome su Google o sulla rete lo trovate, ecco. Ho fatto un sacco di cose, ho fatto teatro di ricerca, ho fatto danza, ho fatto cinema. Ecco, magari se digitate il mio nome e trovate il film Eiaculazione da Tiffany, non sono io, quella è un'altra troia. Ma è molto semplice, www.michelasalemusio.com, trovate subito lo showreel, parlo in 3 lingue diverse, inglese, francese e tedesco. A proposito, lingue, dialetti. Io ho fatto il linguistico, quindi parlo l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e adesso sto anche studiando la lingua sarda nella variazione campidalese. Perfetto, allora fammi un esempio. Qui, così, lì per lì. Adesso. No, ce lo mandi per posta, dai. In che cosa? In campidalese? Capita, dai. Pira gotta, pira grua, ognuna domusua. Translate in English. Cooked pear, raw pear, everybody comes to their home. Homes. Ok. Unit 1, step 1. Ma allora io sono fluente in 9 lingue, poi diciamo che dopo che sei fluente in 9 lingue fai un po' di copia e incolla e sei bravo un po' in tutto. Facciamo un gioco? Vi Sì. va? Ah sì, dai. Allora, scegliete una lingua, pensate una frase e io ve la traduco. Sì, allora, ci sto. La formica tende al ramo, ma il ramo non c'è. In... Svedese? Ottimo. Benissimo. Svedese! Ok, Malmö, Falknas, Stockholm, Billy, Black, Shore. Ma sono suoni molto familiari, cioè sembra il catalogo Ikea. Sembra ma non è. Non è, hai detto bene familiari, sai perché? Tu vedi la Svezia e vedi freddo, vedi azzurrino, vedi grigino, vedi bianco, vedi brr, no? Ma allora di cosa hanno bisogno queste persone? Di una lingua familiare, di una lingua calda, di una lingua che... Per questo... Poi, vabbè, diciamo che a me parlare tutte queste lingue a cosa è servito? Mi è servito a calarmi meglio nel personaggio. A tal proposito, ho visto che nella call Si possono portare dei personaggi. io ho preparato un mix di questi caratteri. Se Se mi mi dai dai un attimo, mi preparo. Sì! Però poi mi chiamo in taxi perché io vado, mi faccio vedere che ci sono, saluto quelle 3 o 4 persone. Vabbè, ci e facciamo vedere anche perché ci sono tutti, insomma, noi ci dobbiamo essere. Mi raccomando, il taxi non un Uber, perché l'altra volta con l'Uber, non sai cosa è Che successo? cosa? C'era una gallina, c'era una gallina... Ma una gallina viva, viva. cotta? No, viva. Cioè... Faceva cocco... Scusa, hai cambiato il colore dei capelli? Cioè, ti illumina, E infatti sono andata da un parrucchiere e ho detto Sei benissimo. voglio essere più luminosa. Sei benissimo. Grazie. E questa bellina? Me l'ho Cosa c'è? regalato. Chi te però- l'ha regalato? No, un'amica, ma non stiamo insieme, io sono single. Sì, vabbè, comunque poi chiamami il taxi, Sì, va bene? certo. Non è che qua facciamo. No, vabbè. Qua è umido, eh? Qua c'è umido, eh? Questo è tutto sull'acqua qua, eh?
Resta come niente. Via, c'è comunque. Incredibile, da non credere. Queste due. Certo, ci vorrebbe un altro caffè qua, Sì, Mirella, un caffè lo possiamo avere? lasciala perdere, Mirella, dai. Mirella, quando la cerchi C'ha le non cose c'è. sue. Senti, se ti richiama Salvador, Sì. ok? Fammi un favore, gli dici questa cosa, non farmi troppe domande, gli dici la valigetta è stata consegnata. Non chiedermi niente, digli così. La valigetta è stata consegnata, lui capisce. Sì? Hai capito? Abbiamo finito? Ci siamo, ragazze? Siamo pronte? Pronta? Io Prusnakir Resnia. Sì. Io vengo di Ucraina. È arrivata in Italia con Gomone. Molto fortunata perché ho trovato scafista buono che non ho buttato a mare nessuno. Sì, io ricordo quella notte bellissima per arrivare in Italia. Dentro Gomone, tanti, tutti stretti. Noi cantare canzoni di Toto Cutugno, Laura Pausini, Ricchi e poveri, ah sì, e anche Albana Romina. Felicità, arrivare in Italia per fare la balia alla felicità e trovare scafista, antifascista la felicità e imparare a nuotare per non affogare la felicità, felicità, vero di vero. Allora, buonasera. Io, Minga, grande imprenditrice cinese, con mia socia Ya, noi aperto grande catena di negozi in tutta Italia, Milano, Roma, Firenze, Pisa, Loreto, Grosseto, ovunque. Allora, noi aperto, quando tu vedi grande insegna, quel negozio di Minga, tu sai, no? Va bene. Allora, Italia è molto bella per lavorare, a noi piace molto, perché nessun italiano vuole lavorare. Allora noi lavora, prendi tutti i negozi, noi abbiamo comprato tutto, noi vedrai comprare anche Curseo, Arena di Verona, tutto. Mio fidanzato Mario, ho 37 anni. Io adesso, lui sta per muovere, io adesso voglio che lui intesta tutto a me, ma sua figlia dice che io stronza, che lei vede questo di mio stivale bianco, ma io ho detto di lei, stivale bianco no, prostituta rossa. Ora moda in Italia, sì, ma adesso io stancata di questa cosa, perché io volevo sposare lui, io libera, lui vedova, che problema, io stancata di lavare di culo e cambiare pannolone, adesso io voglio aprire attività. Tu vuoi aprire attività? Molto bene, allora tu apri negozio e apri il negozio di minchia. Va bene, io può assumere te. Io scommetto che tu non sai come aprire il negozio. Ma cosa dici? Io so come aprire negozi, bastano due cose. Piede di porco e amico rumeno. Ma cosa ne sai tu, è il voltino primavera? Tu fai spiritosa con tua battuta razzista, ma io perdona, perché tu ignorante. Tu non sai che adesso io grande, esperta di catena anche dell'estolazione. Noi aperto ristoranti, anche qui a New York, aperto tutto. E noi primi, in assoluto, in Italia, a vendere ristoranti con insetti, con cavallette, con grilli, con lamblichi, con lumache, con formiche. Noi vende tutto. Qui in America però vende ristorante che ha messo sul menù gambelone. Nessuno sapeva, sono blatti, nessuno sapeva.
guarda che bella! Ma La come? USA! Sì, Sì! ma bella. Ma guarda, a me la USA mi piace da morire. Tanti di quei ricordi, insomma, me li sento addosso. Ma quali ricordi? Ma cosa ricordi? Ma che ricordi c'hai? Oh, io ho già avuto tanti di quei morosi in USA che guarda, se ci penso, me li ricordo tutti sotto la pelle. Ma io non mi ricordo. Ma infatti, Nives, te non ti ricordi? Sai cos'è te, Nives? No. Te c'hai un problemino che si chiama memoria, che mi abbandoni qui da sola e poi bussi alla porta. Toc toc. Chi è? Sono la pastiglia che ti sei dimenticata di prendere per ricordarti che hai perso la memoria. Ma senti, e quindi che cosa ti ricordi? Ma che moroso mai hai avuto te qui? Oh, guarda, io adesso qui non lo posso dire che siamo un po' in fase protetta, poi per la verità se ne vogliono sbarazzare, quindi non è proprio il caso che io lo menzioni. Ma sì, ma l'ho capito. Sì. Ma te stai parlando di Bill? Sì, del Ma Clinton! dai, ma quello Sì. era il tuo amoroso? Ma guarda, ma satanato, aveva Ma sempre davvero? voglia. Sì, era il mio toy boy, mi faceva impazzire. Ma cosa voleva? Ma lui, guarda, ma lui mi chiedeva sempre, Zinzer, vieni sotto la scrivania, Ma dai. vieni sotto la scrivania, ma io ho l'artrite, non ce la faccio mica, sono vecchia, non ce la faccio più a venire sotto la scrivania. Gli dicevo, a un certo punto gli ho detto, senti Bill, e abbi pazienza, io sono stanca, portami in albergo come tutti i cristiani. E lui come l'ha preso? Ma questo è un scioscione proprio, Sì, ma lui l'ha presa malissimo, per farmi dispetto, è dato lì, si è messo con la stagista, la Lewinsky. Ma dai. Sì, voleva farmi gelosire. Ma ce l'ha fatta proprio, No, insomma, mica tanto. Guarda che per questa roba qui lui ha rischiato proprio, era presidente, Oh, ma comunque, a proposito di presidente, cosa credi? Che morosi in America ce l'hai solo te? Non ce l'hai solo te! Cosa dici che ce l'hai talmente stretta che non ci passa neanche uno spillo? Meglio me che te, che c'hai un culo che fa provincia. Guarda, le province non si usano più, soprattutto USA. Comunque, vuoi sapere chi era il mio moroso? Avanti, sentiamo, chi è? Ma era uno molto importante. Ma che vuoi? Ma molto più importante di Bill Clinton. Ma cosa dici? More important than Bill Clinton! Come stai parlando? In americano. Sto imparando. Ma chi era? Era Donald. Ma chi? Il Trump? Ma sì! Un certo. despota! Ma cosa dici? È un giugiolone! È dolce dolce! È dolce. Solo che veramente è diventato cattivo per colpa di quella lì! È colpa di Melania! Ma ci sono certi uomini che nascono che sono dolci, dolci, belli, giugioloni e poi incontrano delle donne e diventano dei bastardi proprio! Ecco, questo è il caso di Donald, noi eravamo così innamorati, eravamo proprio presi! Nives. Sì, Sarà mica che te oggi hai preso solo 20 gocce? Sono 40 le gocce che ti ha dato il medico, Sono 40. Sai cos'è te, Nives? cosa? Te c'è un problemino che si chiama memoria, che mi abbandoni e salti in groppa a furia a cavallo del West e galoppi via lontano da me in USA. Senti, ma sai che io le gocce non le prendo più, perché mio nipote, il Loris, mi ha dato una nuova medicina, che è una polverina bianca che si tira su col dito e si inala. Ma a me non mi piace perché mi fa la bocca amara. Allora, sai cosa faccio? La sciolgo nell'acqua calda, mi ci faccio i suffumigi, suffumigi. Ma io ho capito! Ecco! Sai chi sono queste due? No, io non ho capito. Sono quelle due che fanno i videtti sui Sì, social. poi vediete, aspetta che ho i nomi. Fanno Tonia e Moira. Tony e Moira! Voi siete quei due personaggi, Tony e Moira! No, allora... No, guarda, Sì, lo piacciono so, a un tutti. sacco di visualizzazioni. I ragazzini, le persone Incomprensibile. incomprensibili. Cioè, Allora, prima questo- di tutto noi siamo Tania e Mara e poi... Sta citando Tolstoi. Vabbè, comunque non sono neanche videtti perché sono contributi video. Ah, i contributi. Contributi video. Allora, senti, facciamole. Dai, ce le avete? Vediamole queste due, dai. Adesso, Sì. E quando? eh, Dai, Dai, facciamole, facciamo anche un bel videetto. vabbè, dai.
Contributo video? Dobbiamo proprio? Sì. Guarda, se no ci sono le altre 14 che ci ma aspettano. guarda, facciamo guarda, entrare- stiamo proprio facendo. Lo facciamo, lo facciamo. Allora, io sono pronta, sono quasi pronta. Aspetta, Allora, Vai col biglietto. e allora aspetta, la riprendiamo. Non mentre mi preparo, scusa, Regista sono io, ti riprendo quando voglio. Mirko, l'altra qua. L'altra, mi riprendo l'altra. Mirella, fammi un sorriso. Grazie, Miri. Bionda. Sorriso. E allo sblock partiamo. 4, 3, 2, 1. Sblock! Ciao, sono Mara, sono di Cagliari. Mara si scrive con l'H di accappatoio. Ebraicamente il mio nome significa amarezza, tristezza, infatti chiedimi se sono nera, black. Io mi chiamo Mara perché sono stata concepita Mara Calagonis, mentre i miei genitori ascoltavano Maracaibo. Sono una mua. Mua. Sarebbe? Mua. Make up artist, ignorante. Oh, Mara, la verità non sono io che sono ignorante, sei tu che ti sei fatto l'upload di nascosto e non lo passi a nessuno. Ora mi dà, egoista, o intransigente. Oh Tania, mica intransigente vuol dire un'altra cosa. Cioè, ma non lo vedi che sei troppo intransigente? E vabbè, tu scusa, cosa faresti? Vabbè, io, come avrete facilmente intuito, mi chiamo Tania. Tania con lei di fionda. Vabbè, si capisce forse dal taglio un po' esotico dei miei occhi, molto allungati. Io sono stata concepita in Egitto e infatti il mio nome è diminutivo di Mesopotamia. Lo so. Vabbè, professione total sitter, imprenditrice. Total sitter. Ah. E sarebbe? Ipotesi. Esiste la cat sitter, Bomba. esiste la babysitter, Fiamma. esiste la dog sitter, Ti caghi? esiste l'anziano sitter. Ti nienci. Io sono tutte queste cose racchiuse in un'unica persona che poi si va a delineare con il nome di Total Sitter, tipo Wonder Woman, ti sto risolvendo storie brutte. Comunque, imprenditrice presso me stessa, rapper. Ci sta. Ma infatti noi siamo venuti qui a cantare una canzone rap perché vogliamo partecipare al prossimo X Factor. Esatto. Chico, metti la base. Vai. Non questa, Chico, chiaramente non questa, metti la base. Tania Mara Beach! USA! Forever! Medaglia Square! Siamo Tania e Mara, nostra vita è una gara! Tutte le sette spiaggiate al poeta! Sono nata in Svizzera! Gli occhi a Nazareno! Tutta zitta! Make-up party! Storie brutte! Tu tieni gli occhi bassi! In piazzetta scendiamo il scooterone, la nostra crew si chiama il pistillone Nash! Boh, Ok. normalmente qua applaudono, però Non è non successo. è successo. Giusto. Valerio? Sì, secondo giorno di casting. Beh dai, bene, diciamo bene. Ma ora? Ci vuoi No. parlare ora? No. Perché adesso è un momento proprio incasinatissimo, è urgente. Non esistono. No. Aspetta un secondo, No, Valerio dice che è urgente. no. Ma dice che è urgente. Non posso, sto pensando. Allora, in questo momento sta pensando. Vabbè, te lo passo. Carissimo! Maestro, sei un genio, Sì, li ho visti Davide Donatello, ma questo Chi ma ha vinto? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Marelli! Ma è un cane! Abbaia Marelli, abbaia! Voi non ridete troppo e non rilassate.
siete tutte e due? No. Vabbè. No, ragazzi, scusate, ma è sempre così? Ragazzi, scusate, è sempre così? Non mi stanno... Sempre così, sì. Ah, ok. Ma cioè proprio nel senso davvero? Sì, sì, a volte anche peggio. Vabbè, cosa facciamo? Tiziana, io te l'ho detto che non voglio sottostare a questo genere di violenze. Nel 2023 è impensabile una cosa del genere. Vabbè, ma a me il lavoro serve, Michele. Basta, ce ne andiamo. No, ma poi quella l'hai vista? Cioè... Ma l'hai vista? È una stronza. Ma dico, vedi due donne sul palco, ma non le aiuti. Ma guarda che certe donne non sono solidarie, appena hanno un pochino di potere, sono le prime, Sono le prime che cadono negli stessi classici slogan misogini, beceri e maschilisti. Oh, è sempre così. Ma io non me l'aspettavo poi questa cosa, Io pensavo, forse non hanno preso bene quest'idea di presentarci come duo, però secondo me era anche una cosa, boh, che ci avrebbe... No, va bene, è stata una scelta veramente, secondo me, funzionale anche, è che se non la capiscono cosa ci possiamo fare? Dai. Anche perché Tizi, tu sei la mia cuoriciotta, io come faccio senza di te? No, ma infatti, dai, ma non possiamo lavorare. Oh, ma ti hanno fatto domande strane, tipo se sei sposata, animali? Sì, assurdo. E a te? A me è uguale, stesse cose, ma ti hanno chiesto se volevi lavorare insieme? Sì, beh, certo, Ah, certo, ecco. me l'hanno chiesto, sì. A te l'hanno chiesto? Sì, certo. E tu cosa hai risposto? E io gli ho fatto chiaramente capire che sì, cioè che noi due siamo una cosa sola. Giusto, Che tu sei la mia cuoriciotta. No, hai ragione. Io come faccio senza di te? No, ma infatti, è impossibile questa cosa. Dai, assurdo. No. Però comunque cioè quello che io non capisco è perché bisogna ancora nel 2023 farsi umiliare così per un lavoro. Guarda, Tiziana, il punto è, sai che cosa succede? No. Che i dopolavoristi funzionano molto meglio. Cioè, è paradossale, però dicono proprio che un dopolavorista si presenta al provino, ai casting, molto più rilassato rispetto a un attore professionista che invece è ansioso, agitato, mette tensione. Certo, l'ansia non paga. Io, che sono un'attrice professionista, ovviamente mi diverto meno, sono anche meno divertente di un dopolavorista, ma io il frigo lo devo riempire tutte le settimane. Ma la povertà infastidisce. Ah, la povertà, certo, i poveri infastidiscono. Ah, a proposito di povertà, ma l'hai saputo? Cosa? Sai quante date ha piazzato Loretta? Rosselli? Sì. No. Sì, Quanto? 50 date a 2000 euro l'una, 50 cioè ci Vabbè. credo, Comunque il pezzo gliel'ha scritto Buratti. Vabbè, allora certo, grazie, anch'io se avessi avuto il padre deputato e la mamma primaria in dermatologia avrei avuto anche i 30.000 euro da dare a Buratti per scrivermi il pezzo che poi me lo piazza in 50 teatri degli amici suoi e si riprende anche i soldi della SIAE, dai, per favore. Vero, è tutto un giro. Comunque per noi è terribile, cioè è come se dovessimo fare un colloquio di lavoro però per tutta la vita, per contratti sempre a tempo determinato. No, è incredibile, stanno meglio quelli della stand-up comedy, guarda. Sì, poi Loretta adesso, allora, Loretta non ha mai studiato, cioè Loretta prende il microfono in mano, parla perché adesso va di moda al stand-up comedy. Sì, adesso E quando noi abbiamo fatto il teatro comico, certo, prendevamo in no, giro. perché la stand-up comedy la piazzi in qualsiasi cazzo di locale, in un buco, gli metti un microfono, non hanno spese da pagare, non hanno SIAE, non hanno organizzazione, mica come noi, Dai, che ci facciamo un mazzo così. E quelli che affittano un teatro? E quelli che fanno le rassegne? Quindi Ma quindi? ce ne andiamo. Dai, sì. Dai, dignità. Prima di tutto le donne, dignità. Sì, andiamo via. Basta. Adesso. Adesso. Vai, veloce, prima che tornino, vai. Allora ragazze, ci sono proposte? Io canto! Io canto! Vado? Canto! Sì.
Dunque, allora cominciamo. Cominciamo con Milena, la danza. Michela. Vabbè, come ti chiami? Ti chiami Bruna? Ti cambio, un attimo. L'hai data la pennina ad Evelon? Quindi Al tecnico Evelon, ce l'ha la pennina? Evelon, c'hai tutto? Un attimo. Allora, quando Grazie, vi ricordo che stiamo cercando solo una di voi, ve lo ricordate? Solo una, così non ci rimanete male. Allora, quando ci sei Bruna, nel frattempo bionda, cambiati anche tu, va bene? Sì, sì. Teresa, hai capito? No, Tiziana. Come ti... va bene, uguale. È lo stesso. Allora, Evelon, hai tutto? Solo un attimo che mi sto cambiando, No, guarda, tanto ci state sequestrando voi con questo vostro provino oggi. Oh, non è possibile, questa cioè... Sono quasi pronta. Vedi, ti ha superato addirittura quella bionda, non lo so. Sono pronta, un attimo. Incredibile. Evelon, Tu sei pronto? Momento, è che Noi non abbiamo però un momento. ho degli accessori che sono fondamentali per questo pezzo. Ecco. Vabbè, comunque noi ci siamo già organizzati, io ho prenotato l'Uber. Ok? va bene, ottimo. Arriviamo, ci facciamo vedere. Sai che cosa sto pensando? Eh. Sto pensando all'azzurro. Sì, Sono pronta! Azzurro. allora vai, Evelon con la traccia. Scusa Evelon, non sento! Aumenta Evelon! Ok, grazie. È finita. Finita! Grazie. La coreografia era tua? La mia del 98. Un po' datata. No, attualissima perché questi movimenti che poi seguivano dopo, scusate. Vedo che ti tieni in forma. Grazie. Sì, ci tengo molto perché la professione poi altrimenti. Comunque, in questi movimenti qui. Vabbè, vi dico il titolo? Sì. Sì, ricordacelo. Me. Myself. Only me. Sono pronta? Grazie. È pronta Teresa. Allora. Evelon, ce l'hai la base anche della bionda? Sì, sono pronta. Yeah! Woo! Hey yeah! Oh yeah! Yeah! I wanna dance. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I find it up till now as the light of day that shows me how. So when the night falls, my loneliness calls. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With
miglio, c'erano anche i cori. Ma quale playback stavo cantando io? Ma cosa stavi cantando? No, scusate, non è giusto però, perché io, cioè, mi sono fatta veramente un mazzo. Ma quale mazzo? Lei... Qua, come... A parte Lei. questa è la mia tutina. Questa? Sì, io mi sono messa una cosa lì, l'ho trovata lì. Ma io anche l'ho trovata lì e l'ho messa. Era la mia. Questa? Vabbè, comunque, basta. Vabbè, magari ne parlate a casa, Dai, comunque, per noi va bene così, dai. Sì, va bene, siamo a posto. È finita, dai. È finita, quindi adesso cosa dobbiamo? Cioè, ne possiamo andare? Cioè, come funziona? Beh, in realtà, insomma, noi abbiamo già scelto. Ci farete sapere, cioè? No, adesso. Non è necessario, noi abbiamo scelto adesso. Adesso? Sì, come vi abbiamo detto più volte, insomma, prenderemo solo una fra Cioè, voi due e abbiamo scelto. Sì. Allora, ragazze, come sapete, è stato un po' impegnativo. Dipendesse da me, avrei le idee chiare. Però vi prenderei qua anche entrambe, ma questo è impossibile. E penso anche che sia opportuno, converrete con me, che questa decisione venga presa poi dalla regista. Lea, che hai scelto? No, vabbè, io sono spacciata. Sorprese? No. Allora, a noi serve una protagonista per il ruolo di Pompea nella fiction Sotto il cielo di Pompei. È stato difficile, a tratti struggente, ma soprattutto imbarazzante. Ti sei vista? C'è la tua tutina? Ti sembra normale? Era Ma l'attrice che interpreterà Pompea per la fiction Sotto il cielo di Pompei è Stop. Mi porti il bicchiere d'acqua, per favore? Mi porti il bicchiere d'acqua, per favore? No, vabbè, ragazzi, cosa dobbiamo dire? Di una lentezza abissale. Sì, sì. Poi problemi tecnici proprio uno dietro l'altro. Angelo, cosa vuoi che ti dica? Te l'ho detto, depura la tua dizione. Si sente lontano un miglio che sei napoletano. Io? Sì. Ma io sono napoletano? Sì, sì. Ma sì. quando mai che stai dicendo Tiziano? Io parlavo in dizione, facevo le O chiuse, No, tutte giuste. No, si sente lontano un miglio. Ma quando mai? Hai sentito che sta Sì, dicendo che poi io parlo napoletano? Scusa. Michela, allora quel momento dell'intervista è lento, è lento. È lento. Sì, poi anche i personaggi. Ragazzi, le musiche però, cioè, arrivano i personaggi, mi mandi la luce. Ok, sbagliamo musiche, dai. Cioè, hai ragione, Sì. perché no, io mi sono resa conto a un certo punto che stava tutto precipitando, Esatto. tutto, cioè hai fatto proprio bene a sgridarci perché tu sei bravissima, Va bene. tu sei veramente brava. Grazie. Io, cioè, proprio onorata. Grazie Valentina, grazie, però non è questo il punto. No, ma il punto è che io ho accettato questo lavoro solo perché ci sei tu, Grazie. perché per loro. Grazie tesoro, grazie, veramente, Genio, grazie, genio. grazie, ma adesso non è questo il punto. No. Angelo, Brava. cosa vuoi che ti dica? Sistemiamo questa cosa. Ma guarda, non c'è nessun problema, No, Tiziano. io lo sento. Io la tengo sotto controllo. Ma Ma No, uno... io la sento, io sentivo proprio terrone. C'è una dizione proprio Mamma mia, ma guardate, ma cosa devono vedere i miei occhi? Uno di Cagliari che viene di fronte a me e mi dice terrone a me, ma quando parli tu si sente il pecorino che arriva. Che stai dicendo? Guarda questo! Ma torna da Semini!
Pulcinella, Pulcinella. Non c'è bisogno di litigare. No, c'è bisogno, no, c'è bisogno. Tiziana, poi non voglio mancare di rispetto a te. Sì, Quando mai? Ma quando? appunto. Però la questione è forse i tempi erano un po' più allascati, che ci siamo fatti Allascati, era lentissimo. ci siamo fatti prendere la mano. Ecco, bravo, bravo. Ci siamo proprio fatti prendere la mano. Ma voi vi credete che io sono scema? Tu ti credi che non ti vedo quando fai la spiritosa con il mio fidanzato? Non lo devi Stavo fare. recitando. E tu guarda, tu smettila perché lo fai sempre. Non te lasciami. No, ragazzi, no, ragazzi. Tiziana, però io te l'avevo detto, non è che possiamo lavorare con una coppia, non sono professionisti. Cioè, non come me. Io sono... Oh! Dai. Respirate, respirate. Io mi cambio le scarpe, non fanno mai piedi. Respiriamo un attimo, per favore, respiriamo. Scusa, respiriamo un attimo perché che ore sono soprattutto? Tardi. Allora, forse, scusa, Iole, in scena, respiriamo in scena, lo spettacolo è mio e lo gestisco io, ok? È tardi, cioè È tardi. Sai perché è tardi? Perché ieri abbiamo fatto l'italiana, perché abbiamo fatto l'italiana di nuovo, che dovremmo essere oggi alla generale, perché l'abbiamo fatta? Per fare la memoria. È per segnarci i cambi che nessuno di voi ha rispettato. Questo è veramente per me, fatelo dire, è un incubo. Sono andato via dall'Italia per evitare queste scenette da presepe ed ecco che mi inseguono. Cosa sono venuto a fare negli Stati Uniti? I don't know. No, scusa, cioè io credo che il problema sia solo uno, è che abbiamo fame. Ecco, Cioè, noi vogliamo mangiare. Cioè, mandolino sotto, lo sentite? cioè, mangiamo una cosetta e riprendiamo le prove, cioè abbiamo fame. E questo è il problema. Allora, abbiamo fame, va bene, scegli cosa vuoi mangiare, quello che vuoi lo mangerai. Allora, io stavo pensando. Sceglielo in cuor tuo però, va bene? Ci penso. È tardi. Adesso noi stiamo qui e proviamo fino a mezzanotte. Allora, lasagna, le arancine, ma ordino? Sì. Io non posso, io sto spendendo tutto lo stipendio in babysitter. Cioè io non ce li ho i soldi, capito? Non ce li ho. Stop! Tantissimo, sembrava un'ambulanza. Dai, raga. No, ragazzi, allora scusate, io vorrei trovare delle parole per descrivere questa prova, ma me ne viene in mente solo una. Una merda. Oh, No, una merda. Terribile. Calma. No, lo sai che a me ne vengono in mente almeno altre due? Sentiamo. Vaffanculo! No, vaffanculo. Sì. Guarda che se te ne vai non tornare, Vaffanculo! Ma vaffanculo tu! Stronza tu! No, vabbè, ma qui cioè, siamo proprio alla... No, siamo alla frutta. Siamo alla frutta. E ti meravigli, scusa. Perché? No, vabbè, così. No, così cosa? Devo dire la verità. Sì. Non è il piglio, Valentina. Non lo piglio? Non lo sai fare questo lavoro, scusami. Non lo so fare. Non lo sai fare, non hai il carattere. guarda. Allora, senti questa, sei protestata. Via, vattene, tanto devo sostituire. Quella sostituisco pure te. Via, perfetto. Lascia, dai, vai, via, veloce. Ma io come faccio? Ma vai via, vi sostituisco tutte e due. Non è il piglio. Ancora? Francesco, non abbiamo un mese? Forse? Il nervosismo. Francesco, poi il nervosismo lo fai venire tu, no? Che ci devi dire una parola in 4 mesi. Dai, Francesco, e basta? Stop! Di scena. Buona. Sono contenta, ci sta. I tempi sono veloci. Ok. No, funziona. Va bene? No, va bene, sì. No, anche voi due, benissimo.
bella l'uscita anche, l'ingresso di nuovo quando sei rientrata, fighissimo. Sei rientrata, fighissimo. Grazie. Brava, brava. Ma che sei capito che ero lesbica quando sono uscita? Sì, sì, sì. Sì, sì. Era forte sta Sì, sì, ma lesbica che mi sono alzata! Sì, e volevo farti... Brava. No, questa cosa è bella, ti è piaciuta? Ci hai pensato? brava. No, però anche tu sei rimasta bene. Sei rimasta centrata, centrata? cioè. Ok. Sì, allora ragazzi, io farei una cosa. Siete tutti d'accordo? Ci facciamo una bella pausetta, andiamo a mangiare e poi torniamo e ci facciamo un filatone. Sì, Dai, va bene? Ci siamo? Sushi o kebab? Sushi. Allora, l'idea dei finali pirandelliani è bellissima, È mia. bravo, però bisogna lavorare un po' meglio, un po' lento. Angelo, bella la tua parlata napoletana, di dove sei? Sorrento. Bravo, bravo, Grazie. scelta perfetta. Grazie. Valentina, Maestro? guarda, interessante la scelta di una donna che ha il coraggio di dire davanti al mondo che ha fame. Brava. Grazie, maestro. Scusa, cos'è che avevi ordinato? Arancine. le arancine, Arancine, sì, dai. Che cosa sono? Sono polpette di riso, fritte, ripiene. Non le avevo mai assaggiate. Ricordami di ordinarle. Grazie. Michela? Maestro. Che sorpresa bellissima. Sei migliorata tantissimo. Brava. Brava. Grazie, maestro. Grazie. Tiziana. Sei troppa. Sei troppa. Ti sei arrogata nel finale di chiamare lo stop per 2 volte. No, ma perché Da- mi sembrava che... Posso? Posso? Hai impedito ad Angelo di farlo lui. Sì, ho Sì. capito, maestro, ma... Sto parlando io. Non si interrompe, non interrompe. Non insistere. Angelo, ti ha impedito di esprimerti attraverso l'improvvisazione, capito, teatrale. Sì, ma c'era un buco, maestro. Ma mi stai interrompendo di nuovo? Sì, Sì. sì. Ah sì, mi stai interrompendo Sì, di nuovo? maestro. Ah, Sì. sì. Es verdad. Es verdad. È verdad. Sì, maestro. Tiziana, ci fai vedere come cammini? Qui. Dove? Qui, davanti a tutti, no? Sì, dai, facci vedere come fai la tigre, sì, la tigre, dai che lo sai fare, la tigre. Qui adesso? Sì, qui adesso davanti a tutti. Oh, oh, oh. Oh, Tiziana, adesso il dinosauro. Adesso, qui. Sì, adesso davanti a tutti. Dinosauro. Adesso.
Oh, adesso cogli la mela, Eva. Eva. Ecco, ecco. Avete visto? Avete visto? Questo è proprio il modo in cui non si deve fare mai. Mai, maestro. Grazie. Tiziana, ma tu trovi credibile che una donna possa solo concepire uno spettacolo come questo? Dici che è troppo?